Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questa recensione parlerò di The Wish, gioco realizzato da Midnight Guerrilla che a quanto pare ha smesso al momento di fare giochi, cercando comunque di portare al termine questo suo ultimo progetto come meglio poteva. Durante la storia, come spesso accade in giochi di questo tipo, noi saremo un giovane studente che per frequentare il college desiderato è costretto a cambiare città. Essendo i dormitori inagibili, sarà costretto a cercare una camera in affitto nelle vicinanze dell'istituto. Fortunatamente gli verrà in aiuto Joanna, che gli offrirà una stanza e condividerà con lui diversi momenti all'interno della casa. Per quanto riguarda il gameplay, The Wish è una visual novel con diversi elementi punta e clicca. Il giocatore avrà a disposizione un menu, che gli servirà a tenere traccia delle attività che dovremo svolgere per andare avanti nella trama, e un inventario che raccoglierà i numerosi oggetti che troveremo per la mappa. Inizialmente il giocatore può solamente muoversi all'interno della casa. Questa è composta da numerose stanze, dove se il giocatore farà particolare attenzione, riuscirà a trovare qualche oggetto nascosto. Alcuni di questi, a mio avviso, sono anche un po' troppo nascosti, e alle volte bisognerà passare su ogni centimetro della stanza per trovarli. Durante la trama ci troveremo davanti a delle scelte che definirei trappola. Alcune di queste porteranno il game over istantaneo, mentre in altri casi bisognerà attendere giorni prima che il game over sia inevitabile. Nel gioco sono presenti anche dei finali alternativi. Questi si attiveranno in base alle scelte di dialogo che faremo e in base al completamento di alcune missioni. Per quanto riguarda invece la storia, ho trovato questa abbastanza carina. Questa, quasi dall'inizio, prende una piccola piega fantasy, dove ci verrà affidato un compito che dovremmo portare avanti per raggiungere un grande fine. Oh, wow! That's fucking cute! Senza contare la relazione con Joanna, su cui si concentrerà tutta la storia, il resto dei personaggi è particolarmente secondario. Le relazioni con praticamente tutti saranno molto rapide, alcuni di questi ci si butteranno tra le braccia, avendoci conosciuto solo pochi minuti prima. Per quanto mi riguarda, si vede che il gioco è stato concluso in maniera frettolosa. Alcune delle relazioni che si vengono a formare rimangono in sospeso, per concentrarsi solamente sul personaggio principale. Per quanto riguarda il render e l'estetica dei personaggi, direi che ho trovato questo nella media, e con forse un po' più di attenzione per Joanna e pochi altri. Alcuni di questi, come per esempio la povera Rebecca, li ho trovati proprio malfatti, e con espressioni un po' distorte. Per quanto riguarda le animazioni, ho trovato queste inizialmente deludenti, ma che comunque migliorano di molto con il proseguimento della storia. Adesso, riassumendo brevemente quelli che sono i pregi e i difetti, inizierei dicendo che tra i pregi c'è sicuramente che il gioco è completo. Anche se non tutte le storie si concludono, perlomeno questo ha un finale. Continuerei con la storia. Questa che anche se non ha nulla di speciale, l'ho trovato comunque carina e con qualche colpo di scena nel mezzo. Le animazioni, queste che migliorano man mano che si va avanti, e la musica di sottofondo, che è sempre gradita. Tra i difetti inizierei l'elenco con senso di incompletezza. Anche se il gioco è completo, si sente che manca qualcosa, dovuto alla presenza di stanze inutilizzate e relazioni mai concluse. Inoltre aggiungerei item nascosti, alcuni di questi messi in luoghi impensabili. Ed infine, game over inaspettati. Questi che ci si presentano anche dopo giorni dal compimento della scelta e ti costringono a ricominciare. Dopo aver concluso questa lista di pregi e difetti, non mi resta che dare la mia valutazione, che si aggira attorno al 6,5. The Wish, seppur con qualche difetto, mi ha abbastanza divertito e mi sento di consigliarlo. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews, lascio in descrizione il walkthrough del gioco. E se avete domande o volete consigliarmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!